Eccoci qui, cari naviganti, nel prendere in esame, a seguito degli spoiler dedicati a The Brothers War, una leggendaria in ottica Centurion, grazie al supporto di Michele Calise, che ci accompagnerà alla scoperta di una carta piuttosto strana. Già con il suo color pie, il bianco, ci troviamo in apparenza meno potenzialità rispetto ad altri colori, ma nel tempo anche questa supposizione si sta lentamente sgretolando, visto che negli anni, tra leggendarie e nuove carte, qualcosa sembra smuoversi all'orizzonte. Questi upgrade emergono ulteriormente grazie alla creatura che andremo ad esaminare in questo video, che va a proporre un motore di card selection più che valido, in sinergia con due tipologie di permanenti, gli artefatti avviacati dai veicoli, questi ultimi sempre più in voga anche in questo formato 1v1. Questa volta vi parleremo di Sunwell, Avenger Ace. Siamo al cospetto di una carta tipica, almeno per questo color pie, visto che ci propone una serie di vantaggi che ben sinergizzano con due tipologie di permanenti sempre più diffuse, anche nel bianco, proponendo un value ottimo, soprattutto per un piano agro. Ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 2 mana, uno generico e uno bianco, abbiamo un pilota umano con forza 3 costituzione 1, che presenta 2 abilità, una delle quali inedita in questo color pie. La sua prima abilità recita: fintanto che una creatura artefatto che controlli sta attaccando, previeni tutto il danno che verrebbe inflitto a Sunwell, Avenger Ace. Mentre la seconda abilità c'è: ogni qualvolta Sunwell viene tappato, esila le prime 6 carte del tuo grimorio, puoi lanciare un veicolo o una creatura artefatto tra di loro, quindi metti il resto in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Se la prima abilità offre solo una parziale protezione al nostro generale, utile per le combat o per qualche danno estemporaneo, è nella seconda che si sprigiona tutto il potenziale del nostro pilota umano, che riesce a scavare nel grimorio in profondità in cerca di pezzi utili. Tra creatura, artefatto e veicoli avremo diverse scelte interessanti, sinergiche tra loro, oltre che con il generale, per tapparlo anche senza necessariamente andare in combat, amplificando così i vantaggi ottenibili per una build incentrata sia a fare vantaggio ma anche a aggredire in fretta il nemico. Un approccio alle partite atipico, ma di certo funzionale, con questo Sunwell Avenger Ace che proverà a dire la sua alla testa di una ciurma assortita tra mezzi e robottoni, in cui andare all'assalto dei punti vita del malcapitato di turno. Con quanto offerto da Sunwell Avenger Ace, di certo il nostro obiettivo principale sarà quello di infarcire la build di creature artefatto e veicoli economici ed efficaci, così da poterli castare facilmente, ottenendo presto vantaggi in campo e ulteriori abitanti in fretta per annichilire il nemico. Da questo punto di vista abbiamo un mucchio di scelte interessanti tra Mnemnite, Frogmite e Porcelain Legionnaire, che possono risultare subito incisive appena saremo in grado di attivare il comandante, visto che spesso il mana da spendere sarà molto poco. Inoltre, sfruttando le abilità modulare come per Arcbound Ravager e Metacraft come Etched Champion, potremo approfittare di vantaggi indiretti che ci faranno molto comodo per valorizzare i abitanti in campo, che faranno spesso massa critica incrementando la pressione. Anche sul fronte dei veicoli con carte come Heart of Kiran e Smuggler's Copter avremo una serie di vantaggi indubbi, puntando a scegliere carte con un costo di manovrare basso, così da essere pilotati agevolmente anche dal generale, che tappandosi ci darà altro value. Ci sono poi tutta una serie di trucchetti, tra l'abilità Battle Cry di Signal Pest o le statistiche ingrossate dei Shambling Suite, che potranno proporre dei abitanti pericolosi e incisivi, anche con una curva mana esigua, a tutto vantaggio dell'abilità del generale e dell'aggressività della lista nel suo complesso. Inoltre, con carte come Steel Overseer e Tempered Steel, saremo in grado di pompare ulteriormente il board, in modo da costruire un massiccio stuolo di aggressori che potranno sfaldare in fretta i punti vita del nemico, che non reggerà per molto ai nostri assalti. Potremmo anche utilizzare con profitto qualche equipaggiamento specifico, come Nether Schist, ma dovremo puntare a pochi pezzi di pregio, visto che in questo caso il nostro pilota umano non ci aiuterà ad estrarli in fretta dal nostro prezioso grimorio. Con quello che ci permette di ottenere Sunwell Avenger Ace, appare chiaro che la lista dovrà contenere un numero elevato di creature, artefatti e veicoli, al fine di rendere efficace la sua estrazione, per avere sempre qualcosa di nuovo in mano da proporre all'avversario. Ci sono, per fortuna, anche solo nel bianco, diverse carte, come Arcbound Javelier, Arcbound Moser, Arcbound Worker, Arden Recruiter e Sojourner's Companion, che offrono diverse abilità che ci permettono, con poco mana o qualche scotto, di ottenere presto dei abitanti seri, perfetti per la nostra fase agro. A questi vantaggi si aggiungono alcuni elementi come Chief of the Foundry e Michiko Reign of Truth, che possono poppare le statistiche dei nostri pezzi in campo, e a volte anche un semplice +1/+1 diffuso a tutto il board può fare davvero la differenza in un formato a 25 punti vita. Abbiamo poi una serie di abitanti tra Curth Homunculus, Iron Apprentice, Mir Scrappling, Sparring Construct, Toolcraft Exemplar e Yotian Frontalier, che si gonfiano da soli o possono incrementare le statistiche di qualcosa che resta in campo, così da mettere sempre la giusta pressione in ogni circostanza. Non mancano poi creature dal costo nullo o irrisorio, come l'Ornithopter, Pyrexian Walker e Ice-Eyed Golem, o che con la flessibilità del costo X, come per Stone Coil Serpent e Walking Ballista, così da rendere subito efficace cosa abbiamo pescato grazie all'abilità del generale.
Abbiamo persino un piccolo ciccione, Patchwork Automaton, che ben sinergizza con il cast dei nostri artefatti, così da avere di tanto in tanto qualcosa per mettere in crisi le combat dell'avversario, anche se dalla nostra avremo un altro comparto utile in tal senso, i veicoli. Già, perché grazie a Clown Car, Fleet Wheel Cruiser, High Speed Overbike, Imperial Recovery Unit, Mech Titan Core, Mighty Servant Luik e Recroned Bankbuster, ci possiamo dotare di abitanti validi, equipaggiabili piuttosto agevolmente, così da risultare subito efficaci al loro ingresso. In particolare Mech Titan Core può risultare una vera e propria finisher, andando a proporre, con il giusto investimento di mana, un 10-10 con così tante keyword che difficilmente il nostro avversario avrà modo di spuntarla, dopo un suo attacco ben assestato. Inoltre il comandante, che ha forza 3, risulta particolarmente indicato per pilotare buona parte di questi veicoli, entrando in perfetta sinergia con la sua abilità principale, senza rischiare direttamente di andare in combat, così da restare in campo il più a lungo possibile per donarci sempre nuove carte su cui contare. Se la spina dorsale della lista è composta dai pezzi adatti a valorizzare l'abilità di Sunwell Avenger Ace, non possiamo puntare solo a quelli per chiudere i giochi con costanza, soprattutto in un meta competitivo come quello del Centurion. Ci serve un'azione rapida, ma grazie a sassi come Lotus Petal e Moxopa e a te come Springleaf Drum, sinergico con il comandante, possiamo alimentare la nostra fame di mana, sin dai primi turni in cui vogliamo attaccare. Per fortuna il bianco ha migliorato un minimo con Esper Sentinel e Ingenious Smith gli aspetti del card draw e del card advantage, anche se alla fine la parte del leone la fa proprio il nostro pilota umano, che può fare molto per riempirci la mano. Per liberare il campo da pali e creature moleste metteremo in campo qualche rimozione tra Council Judgment, Martial World Delight e un Spectri Absent, ma il focus sarà tutto su riempire il board, più che replicare adesso, anche vista la natura dell'abilità del comandante che non sceglie tra le magie. Anche verso il cimitero del nemico adottiamo scelte in linea con il generale, con Ape Doll e Lion Sash, strizzando comunque l'occhio anche a fare value in campo, ingrossando le file delle nostre combat, che sono il cardine di questo archetipo. Non mancano anche le protezioni tipiche del bianco, tra Benevolent Bodyguard, Giver on Runes, Mother on Runes e Flawless Maneuver, ma anche qui il comandante non ci aiuta e ci dovremo affidare alla fortuna nelle mani iniziali per poterci dotare di questi elementi. Siamo invece un po' più fortunati con gli elementi di Stax, Trader Was Canonist, Hope of Gearpor e Pyrexian Revoker, che possono darci una grossa mano verso determinati opponenti, oltre a proporsi come bittanti nel caso dobbiamo strappare gli ultimi danni per vincere. Infine resta spazio per un paio di tutori, Enlightened Tutor perfetto per il tema artefatti e Expedition Map, che potrà trovare tra le tante scelte papabili qualche terra speciale che ci farà molto comodo, visto che la mana base ha un colore, si può ampliare con tante scelte interessanti. Tra Cavern of Soul e Command Beacon, vitali visto il focus del generale, e qualche tech specifica per gli artefatti come Treasure Vault e Urza Saga, insomma avremo l'imbarazzo della scelta per avere il meglio da questo comparto per rinforzare il potenziale di questa build. Se il piano di gioco è ben caratterizzato da questo Sunwell Avenger Ace, con la sua abilità unica nel suo genere in questo color pie, alcune scelte di contorno possono fare una grossa differenza nella vostra lista, da meritare un focus specifico visto il loro potenziale. Anche una creatura apparentemente innoga come Ginger Brute può avere un grosso impatto perché riesce ad essere rapida ed evasiva nei giusti contesti, oltre a gonfiarsi nelle statistiche grazie ai vari enable presenti nella lista, da meritarsi un posto d'onore nella vostra build. Altra menzione va anche a Berg Walker, che può farci svoltare la partita se correttamente caricata al suo cast, per uno stuolo di pedine in caso di morte, o un bittante corpulento, che può incidere molto nella fase agro, sinergizzando anche lui con le strategie basate sui segnalini. Un Pump Effect di primo ordine arriva a noi con Olved Glitters, perfetto per gonfiare le statistiche di una creatura, visto che non sarà affatto un problema riempire il campo di gioco di artefatti a volontà, per combat potenti e golose, che ci daranno presto la vittoria. Carta strana che può salvarci da una morte prematura è questo Cloud Steel Killing, che si prefigura con un approccio atipico in un mazzo agro, eppure molto efficace, visto che è anche rintracciabile con la preziosa abilità del nostro generale. Infine, per rendere efficienti i nostri veicoli, avremo a disposizione Hotshot Mechanic, che ci permetterà di ridurre il costo di manovrare fino a 2, rendendo ancora più agevole mettere in moto i nostri pezzi migliori per combat ancora più incisive. Passiamo ora ad analizzare i pro e i contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo pilota umano. Avere nella zona di comando un elemento di spicco che scava fino a 6 carte per trovare qualcosa di utile è sicuramente una gran cosa, in particolare se avremo modo, con veicoli e altre tech, di tappare agevolmente il generale senza necessariamente passare dalla combat. Con una curva mana bassa, comandante in testa e un piano agro composto da creature efficaci, ci porterà un gameplan veloce e dirompente che potrebbe stupire gli avversari meno accorti, senza contare che possiamo rimpiazzare qualche pezzo rimosso con le nostre pescate ottenibili dal generale.
La Marabase monocolore, una buona fetta del mazzo composta da carte a rarità bassa, o poco usata in altri formati, ci permette di costruire una build relativamente economica, adatta per chi vuole iniziare ad approcciarsi al formato, magari sfruttando le carte a disposizione, che attualmente non troverebbero impiego altrove. Se i vantaggi sono indubbi, abbiamo però qualche vincolo, come l'obbligo di vincere solo attraverso le combat, a penalizzarci un po', soprattutto se dobbiamo affrontare un meta che odia particolarmente le creature o riesce a bloccare la nostra aggressività troppo in fretta. Soffriamo poi tutto lei specifico verso gli artefatti, visto che quasi tutta la build sarà composta da questo tipo di permanenti, rischiando di subire delle rimozioni di massa molto efficaci, oltre a quelle solite reperibili nel formato, con gravi danni al nostro gameplay. Infine abbiamo un gameplay prevedibile e lineare che basa buona parte del suo vantaggio sul tap del generale, scoprendo il fianco verso avversari accorti che potrebbero azzoppare troppo presto le capacità offensive di questo mazzo. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Sunwell Avenger Ace, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, con il supporto del nostro consulente specializzato in Centurion rispetto a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8,5, valutando positivamente il vantaggio offerto dal generale, anche se in un colore che non brilla, nonostante le recenti novità, di quegli elementi chiave per renderlo un colore completo sotto ogni punto di vista. Con questa ultima considerazione abbiamo finito la nostra disamina. Ringraziamo ancora una volta Michele Calise che ci ha assistito per la realizzazione di questo video, dedicato a un nuovo generale, diverso dal solito, soprattutto rispetto al suo color pie, che pian piano sta fornendo valide alternative nella zona di comando di questo formato. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.